Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone le tendenze energetiche predestinate per il mese di dicembre 2025. Abbiamo la carta del sole, amici del leone. Può essere un momento di crescita, di abbondanza, di prosperità, però con la carta del sole si parla anche di un momento di chiarezza mentale. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, il link ai 3 corsi gratuiti di livello base, uno è un corso di metafisica, l'altro è un corso di tarocchi intuitivi e poi sto pubblicando un corso di numerologia. E poi sempre nella descrizione ci sono anche i link per i corsi di livello intermedio di tarocchi. Uno è un corso live che partirà a gennaio e l'altro è un video corso, diciamo per chi si vuole approcciare alla cartomanzia. È un corso fast, veloce. In un pomeriggio lo avete fatto. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per il mese di dicembre. Un bel re di coppe, temperanza, un fante di spade, nove di spade, regina di bastoni, due di bastoni, otto di bastoni e 5 di spade. Queste due sono uscite, 3. Abbiamo un 6 di coppe, un 7 di coppe e un eremita. Guardate, le lascio qui. Ok, adesso andiamo a vedere carta per carta, ragazzi, capiamo un pochettino com'è l'andamento del mese. Potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro e in un secondo momento poi andiamo a vedere settore per settore, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Allora, partiamo da questo re di coppe che effettivamente potrebbe essere la vostra energia, ma potrebbe anche essere l'energia di qualcuno intorno a voi. Abbiamo un 3 di pentacoli, un asso di coppe e un 9 di coppe. Voglio andare a vedere anche la temperanza. Allora, qui si potrebbe parlare di qualche progetto che è già iniziato, perché con il 9 di coppe devo dire che è come se foste arrivati ad un certo punto, è la carta del sogno compiuto di qualcuno che ha tutto quello che desidera. Per la temperanza abbiamo imperatrice, asso di spade, 8 di pentacoli e 9 di bastoni. Io credo che qui ci sia come da guarire. Per qualcuno è il lavoro, la posizione sociale, per qualcun altro potrebbe essere la quotidianità. Andiamo a vedere il fante di spade. Perché qui l'asso di coppe è girato al contrario, poi subito dopo abbiamo la temperanza. Quindi questo re di coppe potrebbe essere una persona già presente nella vostra vita, magari no, magari dovete ancora conoscerlo. Se dovete ancora conoscerlo potrebbe essere grazie ad un progetto,
però sento che è una persona con la quale potenzialmente vi potreste trovare proprio bene. Ma, considerato questa temperanza e questo fante di spade, sento che siete piuttosto guardinghi nei confronti di questa persona, sia che sia un nuovo collaboratore, sia che sia una nuova love story. Qui abbiamo appeso e torre per il fante di spade. Datemi una carta per la torre. C'è come un qualche tipo di questione che dovrete o che osserverete, meglio detto. Abbiamo matto e giustizia. Credo ragazzi che dicembre sarà un buon mese per buttare a gambe all'aria certe regole e crearne di nuove. Diciamo che avete anche la carta dell'appeso che vi dà la possibilità di osservare le cose da un altro punto di vista. È una carta anche che ci parla di accettazione. Poi però qui con la torre arriva come una destrutturazione. C'è come un nuovo capitolo, eh? Quando arriva la torre di solito arriva per toglierci dal cammino che non è nostro, però qui si aprono sia la giustizia che il matto, quindi è come se ci fossero dei nuovi inizi, dei nuovi percorsi. Per qualcuno potrebbero essere proprio nuovi contratti. Andiamo a vedere il 9 di spade. Cavaliere di pentacoli e 3 di spade. C'è qualcosa, datemi una carta per il 3 di spade. C'è qualche cosa che va avanti molto lento. Io ho come l'idea che vogliate spostarvi da dove siete, però che le cose siano super lente. Ho anche la sensazione, ragazzi, che voi con voi stessi stiate abbastanza bene, ma è un po' il rapporto con gli altri, secondo me, che dovete ricalibrare un pochettino. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Abbiamo un 3 di bastoni e un asso, scusate, un mago che è un numero 1. Quindi anche qui si va avanti. Con il mago potrebbero essere come delle azioni che si compiono. C'è un 3 di bastoni, quindi ci sono come dei progetti. È come se ci fosse una situazione di base che si sta curando e qui andaste verso il vostro futuro, il dove sto andando, dove voglio andare. Probabilmente questo sole fa riferimento a una nuova chiarezza mentale, anche se poi finiamo col 5 di spade, quindi andiamo a vedere. Andiamo a vedere il 2 adesso. Abbiamo un 6 di spade, un 7 di spade, un cavaliere di spade. Ok, 7 di spade, 6 di spade, cavaliere di spade, carro e 6 di pentacoli. C'è qualcuno che si deve muovere in avanti. Ci sono tante carte che mi parlano di movimento e di spostamento. Andiamo a vedere l'8 di bastoni. Re di pentacoli e 9 di spade. Io credo che qualcuno abbia come questa reticenza ad andare avanti, a spostarsi, perché non avete chiaro l'obiettivo, il dove volete andare. Volete stare meglio, ma arrivando dove? Volete iniziare questo nuovo percorso, ma per arrivare dove? Cioè, secondo me è un po' il punto di arrivo che vi manca e con il sole arriva la chiarezza mentale. Re di spade e 4 di bastoni, quindi arriva in qualche modo una tranquillità, un qualche tipo di stabilità. Raggiungerete quello che voi volete, anche se non vi è ancora molto chiaro che cosa voi volete. Quello che sì mi è chiaro
e che state puntando a stare meglio rispetto ad adesso, non conoscendo bene la strada, è un po' come se steste andando a tentoni. Vi manca fissare un obiettivo, secondo me, chiaro, pulito, trasparente. Ok, diciamo che è un buon mese per programmare il futuro. Ok, partiamo dalle persone che sono senza lavoro. E potrebbe esserci qualche inizio, ragazzi, nel mese di dicembre, però non so se è un contratto a lungo termine, sinceramente. Vi dirò che potrebbe essere un lavoro con privati, quindi personal shopper piuttosto che personal stylist, cose che un allenatore personale, potrebbero essere proprio cose da fare uno a uno, questo nuovo lavoro. E vi dirò di più, secondo me potreste scovare in tutte le idee che avete avuto nel passato, ripescare qualche vecchia idea e riportarla a galla. Devo dire che però una volta stabilito l'obiettivo, una volta che arriverete a questa chiarezza mentale, con quel re di spade farete tutti i programmi, le analisi, le valutazioni del caso, metterete le giuste regole per arrivare finalmente a questa stabilità. Nel caso foste occupati, allora vi dirò che per qualcuno potrebbe iniziare un nuovo capitolo all'interno dell'azienda, potreste essere chiamati ad avere un ruolo superiore, a guidare un gruppo, potreste essere coloro che riappacificano varie persone all'interno dell'azienda. E vi dirò anche che potreste essere i precursori di qualche nuovo progetto all'interno della vostra azienda, cioè come se vi venisse un'ideona da proporre e penso che sarà anche ben accolta. Per le persone che invece sono autonome, allora qui ragazzi sento che nel mese di dicembre andrà forte l'organizzare feste. Non lo so, ci sono certe aziende che alla fine dell'anno fanno la festa con tutti i fornitori, con tutti i clienti, per creare come quest'unione, per creare gruppo, no? Per fare gruppo. Ecco, sento che l'organizzare eventi in questo mese vi verrà da Dio, che può essere anche semplicemente prendere i vostri 5 clienti più importanti e andare a cena fuori, per esempio offrirgli una cena per Natale o cose di questo genere. Comunque le pubbliche relazioni sono quelle che avranno un peso nella gestione della vostra azienda, mi viene anche da dire nei contratti futuri, sinceramente. Comunque ci sono come aspirazioni ad espandersi, perché sì, è vero che si parte da una situazione che comunque tutto sommato già soddisfa, però non è al 100% quello che volete voi. C'è l'asso di coppe che è girato al contrario. Io credo che manchi un sogno, manchi come un'idea. Per qualcuno potrebbe mancare l'amore, considerato l'asso di coppe al contrario. Però devo anche dire che adesso ci arriviamo. Ok, finisco un attimo il tema di cui stavo parlando prima. Sento che siete abbastanza completi, ma è come se aveste bisogno di qualche certezza in più per rilassarvi, per star tranquilli. Cioè non che i soldi vi manchino, non che il lavoro vi manchi, adesso poi arrivo anche ai soldi, però è come se aveste bisogno di quel qualche cosa in più. Arriviamo ai soldi. Dunque, il flusso di denaro va abbastanza bene. Sento che qualcuno potrebbe investire per un viaggio o potrebbe programmare qualche tipo di spostamento. Vi dico che potrebbe anche essere un trasloco.
Mi spiegherei perché c'è come questa rottura, se vogliamo, e poi un nuovo inizio con la carta della giustizia. Se per caso siete in qualche compravendita, può essere che ci sia questa compravendita effettivamente nel mese di dicembre. Se non è la compravendita in sé, può essere anche per esempio come si dice, il compromesso di un contratto, sia che dobbiate acquistare casa, sia che la dobbiate vendere. Ecco, l'unica cosa che mi viene da dire, fate attenzione a non farvi prendere la mano dai falsi sogni. Cioè, faccio quella roba lì perché l'investimento è minore, perché sono quasi sicuro o sicura di riuscirci, però non avete la certezza. Quindi, piuttosto che fare tanti piccoli investimenti che non sapete come vanno, se ce n'è uno grande che potete fare, fatelo, perché secondo me perdete meno energia nel seguire tante piccole cose, cioè nel seguire una cosa sola invece che tante piccole cose, no? È diverso il discorso con i clienti. I clienti sarebbe, diciamo, saggio avere come un 50% di clienti che fanno il grosso del volume e l'altro 50 tenere i piccoli, che sì, i piccoli clienti danno tante rogne, però sono quelli che vi fanno sopravvivere nel caso uno di questi grossi clienti dell'altro 50% vi, non so, magari ritardasse a pagare, piuttosto che, insomma, puntate al piccolo, cioè non è puntate, è mantenete il piccolo, però puntate al grande, ok? Perché c'è un potenziale di guadagno aggiuntivo, di fare contratti, di ricevere denaro. Per quello che riguarda i progetti, non è ancora il momento, ragazzi. E che sento che avete qualche cosa in testa e che non sapete come raggiungerlo. State cercando un po' così, brancolando nel buio quale sia la strada migliore. Vi dico, a questo punto, se non sapete, se neanche l'appeso vi aiuta perché vi fa vedere le cose da un altro punto di vista, la temperanza, piuttosto sentite un consulente, fatevi consigliare su quello che potrebbe essere la cosa migliore per voi, per far fruttare il denaro o per far partire questo progetto. Perché per qualcuno il progetto è già partito, ma non va come voi vorreste, cioè i guadagni sono piccoli e le cose sono lente. Quindi magari per dare una spinta a questo progetto potrebbe essere utile farsi dare qualche dritta. Arriviamo all'amore, ragazzi. Allora, se siete single, ehm, a parte che ho la sensazione che siate voi a tenere lontani gli altri, ovviamente non è così per tutti, però se siete single una persona potrebbe arrivare, una persona di un certo spessore, potrebbe essere una persona con la quale effettivamente si può costruire un qualche cosa. Per qualcuno potrebbe essere un collega di lavoro, un fornitore, un cliente, qualcuno che voi vedete al lavoro, potrebbe anche essere il o la cameriera del bar sotto al posto di lavoro dove andate tutti i giorni. Però io ho come l'idea che sì, magari converserete anche con questa persona, ma la sensazione è che tenderete un pochettino a respingerla. Quello che vi aiuterà a sciogliervi è la chiacchiera, cioè cercate di creare come un'affinità mentale con questa persona e vedrete che piano piano vi scioglierete. Mm, per quello che riguarda le persone che sono in coppia, anche per voi la comunicazione, ragazzi, sarà quella che farà da padrone, la cosa necessaria, se vogliamo, in questo mese di dicembre. Ehm, io ho come l'idea che si debbano suddividere dei compiti all'interno della coppia. Tu fai questo, io faccio quello è compito tuo, questo è compito mio. E
Se siete in una fase dove volete figli, vi dico, può essere un buon mese per parlarne, un po' meno per concepire, però è come se si potesse aprire un discorso e probabilmente è per quello che con la situazione economica non volete sperperare, perché se avete questo progetto, magari ce l'avete voi, non lo avete ancora comunicato al partner, però è come il investo in qualche cosa che poi so mi possa dare come un tornaconto in un futuro per quando arriverà questo figlio. Se non è un figlio, è un progetto, potrebbe essere un viaggio effettivamente, potrebbe essere una nuova casa, un trasloco o l'andare a vivere insieme. Però devo dire che tutto sommato le cose sono molto lineari, sono trasparenti, troverete comunque una nuova stabilità a livello di coppia. Per le persone che sono in una relazione clandestina, allora qui anche ragazzi la comunicazione sarà quello che cambierà le carte in tavola. Mi viene da dire, siate chiari con quello che volete, prima di tutto con voi stessi, che cosa volete voi da quella persona lì, che cosa pensate che la persona vi possa dare effettivamente, è quello che volete anche voi, cioè le vostre strade sono parallele o ad un certo punto si uniscono, perché è vero che troverete la stabilità con questa persona, ci sarà come una sorta di linearità nel mese di dicembre, ma io ho anche l'idea che dovrete definire bene gli obiettivi, soprattutto se è tanto tempo che state frequentando questa persona e che le cose ancora non sono chiare, sapete, sono quelle relazioni che vengono portate avanti, io non sono ancora pronto, ho bisogno di tempo o non lo so, non sono sicura di quello che voglio, ecco, se è un mese o due va bene, però dopo 6 mesi uno dovrebbe prendere una decisione, che non è il sono sicuro o non sono sicuro, è semplicemente razionalmente decido, perché non si è mai sicuri di qualche cosa fino a quando non ci si butta dentro. Però ad un certo punto voi che siete dall'altra parte, quanto tempo volete aspettare che questa persona cambi o che questa persona si decida? Cioè il punto è voi che cosa volete A, l'altra persona che cosa vuole A, B, per esempio. Quindi c'è una lettera in comune, però quanto tempo siete disposti ad aspettare per arrivare a raggiungere questo A? Magari son già 2, 3 anni che frequentate questa persona così e, non si arriva da nessuna parte. Quindi con quello re di spade, secondo me, metterete come degli ultimatum, dei paletti, delle regole. Allora, se vuoi che ci si continui a vedere, cerchiamo di trovare un nuovo tipo di equilibrio perché così a me non basta. Se dovessimo parlare di famiglia a livello di famiglia di anime, quindi famiglia di sangue, parenti, amici, colleghi, vicini di casa, potrebbero esserci dei nuovi inizi, delle nuove amicizie. Però è anche vero che sento come se ci fosse una qualche sorpresa che potrebbe effettivamente destabilizzare alcune relazioni. Qui si tratta di essere onesti, trasparenti, cristallini, ragazzi, soprattutto con voi stessi, in modo da creare relazioni pulite. Stabilite qual è l'obiettivo con tutte le persone che avete intorno, lavorativamente parlando, romanticamente parlando, amichevolmente o familiarmente parlando, e capite chi è sulla barca con voi. Andiamo a vedere qualche oracolo. Ok, allora questa carta vi dice che siete supportati divinamente. È una carta numero 8, l'8 è il numero del karma,
Qui avevate anche un mago che ha, in questo mazzo non ce l'ha, molto bene. Di solito ha la rappresentazione dell'infinito. E vi parla di creare alleanze. Parla di supporto divino. Qui ragazzi mi vengono in mente le costellazioni familiari quando guardo questa carta, perché potrebbe esserci qualche tema, qualche schema di comportamento che vi portate avanti. Ce l'avevate un 6 di spade da qualche parte? Sì, qua. Ci sono come degli schemi di comportamento o di pensiero che voi avete e che dovete lasciarvi indietro, dovete trasformare. Per molti sono schemi legati alla ricchezza o alla povertà, per altri sono schemi di comportamento sul ruolo che ognuno deve avere all'interno della relazione. Fatemi sapere come vi vibra. Allora, secondo oracolo, equilibrio. E questa carta vi dice di percorrere gli scalini della vostra vita per cercare di trovare l'equilibrio a vostro favore. Qui abbiamo Sole e Luna. Il Sole e la Luna sono lo Yin e lo Yang. Qui il Sole ce l'avete. Manca la Luna. E come... Aspettate, fatemi vedere se ci sono carte che fanno riferimento alla Luna. O solo l'otto di coppe. Può essere che manchi, perché effettivamente l'asso di coppe è girato al contrario, quella parte amorevole di voi, come se aveste bisogno di essere più compassionevoli con voi. Andiamo a vedere una fatina. Responsabilità, quindi è giusto prendersi la responsabilità delle proprie scelte e delle proprie azioni. Bellezza, questa fatina sta dipingendo l'arcobaleno. Circondatevi di bellezza. E purezza, che lo sento molto collegato con la carta del sole, ragazzi, perché è la purezza dei bambini, no? Amici del leone, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Lo stesso lavoro lo potete anche fare nella sezione degli abbonati, anche lì tratto le credenze limitanti divise per settore, solo che in quella parte tratto anche altri temi che riguardano le energie sottili, l'astrale, piuttosto che come risvegliare il terzo occhio, la Kundalini, c'è tutta una spiegazione dei traumi, come elaborarli, ci sono delle meditazioni che aiutano a pulire il campo energetico, insomma sono quasi 30 anni di studi condensati e messi lì a disposizione per voi, per aiutarvi. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!